Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Sebastiano, Di dove sei Sebastiano? di un paesino della provincia di Cuneo che si chiama Ruffia. E quante volte sei stato a Medjugorje? È la prima volta che vengo, Prima volta. Perché ti ha attirato a venire a Medjugorje? è perché ho fatto il Covid nel 2000 Ah, e sono stato molto male ah. e ho promesso di venire. E quali sono le vostre esperienze a Medjugorje? Mi è piaciuto molto. Molto bene. E ha ricevuto conversione, guarigione qui? No, io sono guarito dal Covid, ma non ho visto altre guarigioni qua, però ho visto delle belle cose. Che molto, belle cose. molto importante, tanta gente che prega, tanta gente che se uno non viene qua non può capire. Preghi il rosario? Sì, Perché? Perché tu preghi il rosario? perché prego il rosario? È perché a casa prego poco oltre al rosario, frequento la messa, però a casa prego, ma qua abbiamo detto tanti, dal pullman a venire qua, 20 ore di viaggio, Ah, a venire qua abbiamo detto 50 o 60 rosari. E perché che diresti alla gente perché sei cattolico? Sì, sì, sì. Perché? I miei genitori erano molto cattolici, mia mamma, mio papà. E io sono anche diventato cattolico, canto in chiesa, tengo le offerte della chiesa, sono io che faccio il responsabile della mia chiesa di Ruffia. Mia moglie anche canta in chiesa, mia moglie ha due fratelli, due zii preti. Ah, wow. Sì. E adesso uno zio che adesso non c'è più, aveva fatto un prete in un altro paese vicino e adesso è venuto qua nella nostra parrocchia, Don Claudio. È una fortuna. Wow, incredibile. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa penserà il sacerdote di tutte le cose brutte che hai fatto? Perché devono avere paura di confessarsi? Non c'è mica niente di male, anzi, è un bene, uno si scarica la propria coscienza secondo me. Wow, incredibile. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di guidarci e di metterci all'inferno. Però che è Dio veramente? Dio Padre, Papà. È certo che Dio c'è, Ah, e come c'è, io ho sempre creduto che c'è Dio. E c'è, lo sentiamo tante volte che ce l'abbiamo anche vicino, ci sono successe molte cose che abbiamo l'angelo del custode anche che ci controlla. Dio amabile, amore, Sì, certo. Dio Padre, no? E vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo come tu? Sì. Come può ottenere? Ma, cosa voglio ottenere? Non voglio ottenere niente, voglio essere in pace con la mia coscienza. Sì. Quello è il più importante di tutto. Quando sei tranquillo, che sei in regola, penso che hai risolto la tua vita. Io ho sempre lavorato, ho fatto 45 anni di muratore e perciò l'esperienza l'ho imparata sul campo, non solo parlando così. Mangiare via un panino, lavorare 10 ore al giorno per 6 giorni a settimana non era... dai. Allora la vita l'abbiamo provata, cosa vuol dire? Adesso siamo in pensione, io e mia moglie, abbiamo un figlio che adesso è andato a convivere con la sua donna e abbiamo questo figlio che aspettiamo che ci fanno diventare nonni. E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza, il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Sì, ma io sono sempre stato già avvicinato perché da piccolino sempre andato in chiesa, mia mamma benedizioni su benedizioni, siamo servir messa sempre e poi ho sempre avuto un contatto diretto Con la Chiesa. con la chiesa, sì. Adesso che sono in pensione ancora di più.
che ho più tempo. E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Ma io non è che ho cambiato vita, io sono stato sempre una persona molto allegra, cantavo tutto il giorno quando lavoravo e sono ancora così, con i miei acciacchi da 75 anni, vedi che... però sono sempre stato così io. Quelli che lavoravano con me erano tutti soddisfatti, perché io cantavo tutto il giorno. Wow, incredibile. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? È perché se uno non viene qui non capisce. Io, la nostra amica è venuta tante volte, è venuta 14 volte già. E mia moglie anche ieri, da giù dalla croce, ha detto ha promesso che verrà di nuovo l'anno che viene. Adesso io non lo so perché non sai che uno sta bene o no, sai, la possibilità l'abbiamo di venire, e bisogna solo vedere la salute se ci permette di farlo. Wow. Molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Sì. Cosa direste loro, come incontrare la loro vocazione in Medjugorje? E qua se non sei tanto cristiano lo diventi, perché vedi cose che non le vedi da nessuna parte. Io sono anche stato a Lourdes, però Lourdes è diventato più una società molto più elevata qua a Lourdes. Qua invece ancora si vede che c'è ancora persone genuine che addirittura stamattina ho sentito, non so chi era, una veggente, non so chi era. Ho sentito una persona le ha chiesto cosa gli ha detto la Madonna stamattina. E ho sentito che ha detto che la Madonna stamattina ha detto di stare allegri e molto contenti. E ho sentito io con le mie orecchie quelle che ha detto. E perciò come si fanno a stare allegri qua? E che vorresti dire alla persona, los jóvenes in Italia? Un consiglio della vita di te? E cosa vuoi che le dico? Le dico che di fare del bene, quella è la cosa migliore, e di stare sempre contenti e allegri, non criticare mai nessuno, è quello che conta nella vita, perché mai stare lì bisogna avere dei rapporti belli con la gente, penso che sia quello che conta di più di tutto. Il segreto di un buon matrimonio con tua moglie è il segreto di stare felice. Di andare d'accordo con la moglie, la mia moglie è quella che mi sta chiamando. Sì. Il segreto? Bisogna parlare poco con le donne. Lasciare parlare loro. Grazie. Ciao.